Benvenuti! Quella che stiamo per raccontare oggi non è solo una storia di musica, ma è un vero e proprio giallo economico, un mistero affascinante che ci porta dritti al cuore delle più grandi orchestre del mondo. Allora, iniziamo subito. La nostra indagine parte da una domanda molto precisa. Per decenni, ma dico decenni, le orchestre sinfoniche, erano praticamente un club per soli uomini. Poi, di punto in bianco, a partire dagli anni 70, qualcosa cambia. E cambia radicalmente. Ma cosa è successo esattamente? E guardate qui. Questi dati sono la prova del nostro mistero. Prendiamo una delle orchestre più famose, la New York Philharmonic. Prima del 1970 la percentuale di donne era, pensate un po', sotto il 5%. Praticamente zero. Oggi siamo sopra il 35%. Questa non è una lenta evoluzione, è una vera e propria rivoluzione. Ecco perché è un mistero e si infittisce. Ok, come in ogni buon giallo che si rispetti, partiamo dai sospettati più ovvi. Quali sono le spiegazioni più, a portata di mano? La prima cosa che viene in mente è, forse è una questione di numeri, no? Magari di colpo c'erano molte più donne di talento che uscivano dalle scuole di musica. Più talenti disponibili, più assunzioni. In termini economici, un classico aumento dell'offerta. Logico, no? Vediamo però se i dati ci danno ragione. Allora, diamo un'occhiata a questi dati. Vengono dalla Juilliard, che è tipo l'Harvard della musica. E sì, è vero, il numero di donne diplomate cresce, ma, vedete, è una crescita graduale, costante. Non c'è quel picco, quell'esplosione che abbiamo visto nelle orchestre. Quindi, ok, questa è una parte della risposta, ma non spiega tutto. Il nostro colpevole principale è ancora là fuori. Dobbiamo cercare altrove. E qui, le cose si fanno più complesse. Sentite questa frase, attribuita a un direttore d'orchestra famosissimo come Zubin Mehta. Semplicemente non penso che le donne dovrebbero stare in un'orchestra. Forte, eh? Questo ci dà proprio l'idea del clima che si respirava all'epoca. C'erano dei pregiudizi, a volte detti apertamente, altre volte magari inconsci. E questo era un muro, un ostacolo invisibile, che il talento da solo, evidentemente, non riusciva a superare. E proprio per cercare di abbattere questo muro, tra gli anni 70 e 80 succede qualcosa. Viene introdotto un elemento che, vi assicuro, cambia completamente le regole del gioco. Un oggetto semplicissimo che diventa il nostro indizio chiave, la nostra pistola fumante, il paravento. L'idea è geniale nella sua semplicità, l'audizione alla cieca. Cosa vuol dire? Facilissimo. Si mette un paravento tra chi sta suonando e la giuria. Così chi giudica non ha la minima idea di chi ci sia dall'altra parte. Uomo, donna, giovane, anziano, niente di niente. Si può giudicare solo e soltanto una cosa: la musica. Punto. E il processo era super meticoloso. Niente nomi, A ogni musicista veniva dato un numero. Poi ci si metteva dietro il paravento e si suonava. La giuria ascoltava e basta. Pensate che lo studio racconta un dettaglio incredibile. A volte mettevano addirittura un tappeto per terra, così non si sentiva il rumore dei tacchi. Questo per evitare qualsiasi indizio che potesse rivelare il genere del musicista. L'obiettivo era uno e uno soltanto, l'oggettività assoluta. Doveva parlare solo la musica. Bene, ci siamo. È il momento della verità. Abbiamo il nostro indizio principale, il paravento. Adesso andiamo ad analizzare le prove. Vediamo cosa ci dicono i numeri, i dati veri raccolti dalle audizioni, per capire l'impatto reale di questo cambiamento. E quindi la domanda è proprio questa. Questo semplice schermo ha fatto davvero la differenza? Ha cambiato le carte in tavola per chi si presentava alle audizioni? E se sì, di quanto? Allora, tenetevi forte perché i numeri parlano chiaro. Gli economisti che hanno studiato questi dati hanno scoperto una cosa pazzesca. Guardate qui, senza paravento, una donna aveva circa il 19,3% di probabilità di passare il primo turno, ok? Ora, guardate con il paravento, la probabilità schizza al 28,6%, è un balzo enorme, un aumento di quasi il 50% delle possibilità. Incredibile. Ma aspettate, perché non è finita qui? Perché nel round finale, quello decisivo, quello che ti fa vincere il posto in orchestra, che l'effetto è ancora più pazzesco. Il paravento ha aumentato la probabilità che una musicista donna venisse scelta del 33%. 33%! Non stiamo parlando di un piccolo ritocco statistico. Questa è la prova schiacciante che il paravento ha, letteralmente, cambiato tutto. E così siamo arrivati alla fine della nostra indagine. È il momento di mettere insieme tutti i pezzi, di arrivare al verdetto finale di questo giallo e magari di fare anche una riflessione che va oltre la musica. Allora, il verdetto qual è? È chiarissimo. Lo studio ci dice che l'introduzione del paravanto spiega circa un terzo di quell'incredibile aumento di donne nelle orchestre.
Un altro terzo, come avevamo ipotizzato all'inizio, è dovuto al semplice fatto che c'erano più donne che si diplomavano. Insomma, il talento c'era e come, serviva solo un sistema più giusto per farlo emergere. E l'ultimo terzo? Beh, quello resta un piccolo mistero, probabilmente un mix di altri cambiamenti culturali dell'epoca. E tutto questo ci lascia con una domanda, una riflessione finale. La storia delle orchestre è un caso di studio pazzesco, un vero e proprio esperimento naturale. Ma proviamo a pensarci. In quanti altri mondi, che ne so, nel mondo della tecnologia, della finanza, della ricerca, in quanti altri campi stiamo ancora, forse senza accorgercene, ascoltando con gli occhi invece che con le orecchie? A volte forse per scoprire il vero talento basterebbe solo trovare il nostro paravento,